Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso possiamo partire con la lettura, però facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e poi come evolvono queste energie. Voi avevate la carta del Papa, molto interessante per certi aspetti, soprattutto di confronto, mediazione, apertura, sia socializzazione, però anche aiuto e sostegno. Il Papa è la guida, il Papa è anche una persona che aiuta, che protegge, che dà ottimi consigli, quindi sia voi potreste essere stati molto presenti, molto utili come guida, come presenza, però magari invece in alcune circostanze potreste aver avuto bisogno di qualcuno con dei consigli fondamentali, diciamo interessanti. È principalmente legata proprio alla mediazione, alle trattative e alle possibili collaborazioni. E adesso mettiamo da parte per andare a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di febbraio. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e per acquistarli. Vediamo il vostro arcano del mese di febbraio è la carta della morte. Indica un passaggio determinante, quindi in realtà non deve spaventare, cioè deve spaventare solo se in qualche modo noi stiamo trattenendo vecchie situazioni, cose che sappiamo che magari dobbiamo già buttare via, tra virgolette, perché spesso quando salta fuori dico è il momento di tagliare i rami, di potare i rami secchi, di falciare il nostro prato ideale perché ci sono delle erbacce, ci sono delle cose che non ci fanno stare bene e quindi abbiamo bisogno di fare questo. Può essere in un ambito specifico per dire amore, lavoro, relazioni in genere, può essere anche a livello interiore, sentiamo l'esigenza di magari cambiare atteggiamento, un modo di affrontare le cose e quindi a livello un po' più profondo di lasciare andare alcuni schemi, alcune dinamiche che abbiamo utilizzato precedentemente, allora quindi può esserci una nuova fase di crescita, soprattutto che passa attraverso una morte, tra virgolette, e quindi un lasciare andare il passato per favorire la rinascita, una vera trasformazione di crescita e di evoluzione successiva. Questa è la vostra carta del mese di febbraio. Adesso andiamo a vedere come questa si riflette nei vari ambiti. Partiamo dalle energie personali, quindi quelle che ci possono aiutare a capire come gestire il nostro mese e vedere anche, diciamo, perché salta fuori per voi in questo caso la carta della morte. Per certi aspetti posso capire che all'inizio il 10 di bastoni porta pesantezza e anche come questa carta, la rappresentazione di questi fiori però che sono pesanti, quindi a volte anche le cose belle hanno il loro peso, oppure anche alcune cose che tutto sommato magari funzionano in un certo modo, però non sono adatte a noi o nella peggiore delle ipotesi ci stiamo sovraccaricando di troppe cose, c'è un'oppressione, c'è un forte senso di stanchezza e di pesantezza. Quindi cosa ci sta dicendo questa carta? Che magari qui possiamo tagliare qualcosa, mettere da parte, riprendere successivamente o valutare di farci aiutare. E poi troviamo la regina di coppe. Regina di coppe
ci indica cura, senso di protezione, sensibilità e creatività. Può essere una specie di suggerimento che magari abbiamo bisogno di comportarci, di favorire un certo tipo di emozioni, di atteggiamenti e quindi di essere aperti, di essere comprensivi, di essere generosi, comunque davvero aprire il nostro cuore, però allo stesso tempo di proteggerci, di prenderci cura del nostro benessere e effettivamente anche delle nostre stesse emozioni. Poi troviamo un'energia totalmente diversa in questo caso l'asso di spade, forse verso la fine del mese, magari una nuova consapevolezza, un'idea, maggior chiarezza a livello proprio di pensiero, a livello mentale, mi può aiutare in tantissime circostanze. Può essere un'opportunità, una chiave che può aprire nuove occasioni o anche per sistemare un qualcosa che già state portando avanti da un po' di tempo. E adesso vediamo l'ambito amore. Ambito amore, quindi vedere anche come tutte queste energie vanno a riflettersi, coppia single, assolutamente sì, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie, alle relazioni più importanti, famiglia, eccetera. Quindi vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo un bel 4 di bastoni, solitamente abbastanza positiva, può indicare felicità, gioia, un festeggiamento, degli eventi di condivisione, di apertura, di conoscenze, rivedere, diciamo, delle persone che magari non vedevate da un po' di tempo, occasioni di festeggiamento, a volte può essere un compleanno, un matrimonio, un evento, diciamo, nello specifico, quindi dipende dalle varie circostanze. Di sicuro c'è qualcosa di bello, di gioioso, può anche essere la programmazione, un qualcosa che vi permette di andare a pianificare, programmare un viaggio, uno spostamento, poi il carro sicuramente è conquista, sicuramente è pieno controllo, riuscire a gestire le varie cose in modo preciso, in modo perfetto e quando si tratta appunto della vita sentimentale vuol dire che se si è nella piena gestione e magari non solo di programmare un qualcosa di bello per voi, anche progetti futuri, perché no, però di poter portare avanti un rapporto limpido, chiaro, onesto, sincero. Quindi troviamo il 9 di spade che forse qui un po' va a riflettersi principalmente un tipo di energia particolare come la morte. Come vi dicevo, in realtà non è che va a cogliere tutto il mese. In questo caso può voler dire che forse ci sono delle cose che abbiamo trascurato, abbiamo sottovalutato precedentemente, magari voi con questa indicazione potrebbe già darvi qualche indizio che potrebbe saltare fuori proprio verso la fine del mese. E allora con questo 9 di spade magari si può evitare, può essere una delusione, un qualcosa che non funziona, un fuori programma, magari un imprevisto, un atteggiamento, una provocazione, qualcosa di sbagliato nei vostri confronti, eccetera. Quindi già qui però secondo me l'indizio principale è qualcosa di pregresso, un qualcosa che è stato trascurato, sottovalutato precedentemente e che può rispuntare in questo momento. Giustamente una previsione secondo me può aiutare a intercettare immediatamente qualcosa e mettervi nelle condizioni appunto di prevenire e già capire che questo momento 9 di spade
può essere evitato. Poi magari va tutto bene nella coppia stessa, vedendo queste energie, può essere qualcosa che può rattristarvi, un evento spiacevole, un qualcosa a livello esterno che arriva improvvisamente, e quindi questo potrebbe essere un ulteriore indizio. Per le coppie troviamo Re di Spade, il Fante di Coppe e poi l'Eremita. Energie abbastanza altalenanti effettivamente, perché mentre si può parlare di una specie di interesse, questo potrebbe essere la stessa persona che magari c'è chiamiamolo una specie di rapporto di conoscenza tra amore e odio, e quindi sentimenti abbastanza contrastanti. Se c'è un'attrazione, se c'è una conoscenza o già una frequentazione in corso, sia in amicizia, sia se c'è qualcosa di più, allora capisco che potreste essere abbastanza combattuti e altalenanti. Da quello che si vede dalla vostra carta principale e anche vedendo la carta dell'eremita, potrebbe chiudersi una fase che per voi può essere stata destabilizzante, quindi riprendere il controllo su di voi, sulle vostre emozioni. Potrebbe esserci anche una novità, una nuova conoscenza, magari qualcuno che mostra interesse per voi, e allora da lì in un certo senso è proprio quella la motivazione che vi può aiutare a chiudere delle situazioni precedenti e che in realtà non si sono mai mosse in un certo modo. Vediamo, anche perché poi l'eremita è ricerca, è una nuova fase, quindi ecco perché insisto sul fatto che si possono andare a chiudere delle situazioni troppo altalenanti, troppo complesse, dove ci si sta ostinando su un qualcosa, però avete visto che non stanno evolvendo, non stanno cambiando positivamente, allora ecco che c'è possibilità di chiudere, lasciare andare, appunto, in modo anche drastico, o di farlo con l'eremita, fare questo passaggio e portarvi poi verso nuove conoscenze, appunto verso una nuova fase in questo ambito sentimentale. E andiamo adesso a parlare delle questioni più pratiche, quelle del lavoro, delle finanze. Troviamo il 5 di spade. Ecco, questo potrebbe essere un po' più difficile da digerire, perché il 5 di spade è un conflitto, è magari una spesa imprevista, è un qualcosa che secondo me bisogna anche curare le proprie finanze e lo stress, perché forse state chiedendo troppo a voi, al vostro fisico, e può arrivare eccessiva stanchezza, ma lo vediamo anche dalle vostre stesse energie. Ecco perché sto puntando, vedendo anche questo 5 di spade, che bisogna fare qualcosa. A volte può essere magari quando si parla troppo, ad esempio, può essere questo il mio caso, che ha a che fare con la voce, oppure stanchezza, diciamo, eccessiva. C'è bisogno di pausa o gestire le proprie energie in modo diverso. In senso di altre situazioni anche di finanze, sì, è vero, come vi dicevo, potrebbe esserci una fase conflittuale per una spesa, per sistemare alcune cose, magari nel proprio ambiente lavorativo, o se ci sono delle beghe, delle situazioni burocratiche, legale. Occhio a non spendere eccessivamente, soprattutto nella prima parte del mese. Nel prossimo periodo si vede il 4 di coppe, che indica anche nuove possibilità che si possono aspettare, però magari un miglioramento più netto può già affacciarsi pian pianino verso la fine, per poi secondo me esserci un po' più evidente successivamente. Quindi sì, è vero, occhio riguardo, abbiamo visto, non solo al vostro benessere, alle vostre energie strettamente personali, di salute, eccetera, anche alle vostre finanze. Per chi ha il lavoro, ovviamente alcune cose devono essere adeguate e sistemate. Al momento di non aspettarvi chissà che cosa, perché se state aspettando delle risposte
e dei miglioramenti nello specifico. In un certo senso dico che voi state facendo bene, però ci sono delle situazioni esterne che non permettono, quindi non dipende da voi. Voi state facendo bene e vedrete quei primi risultati già spuntare con questo cavaliere di denari alla fine del mese, per poi progredire. Vuol dire che qualcosa ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo. Se invece volete fare proprio grandi cambiamenti, addirittura nel vostro stesso ambiente, con nuovi progetti, nuove idee, addirittura magari chi vuole cambiare lavoro, poi direi soprattutto per chi è alla ricerca, abbiamo il Fante di denari che è molto interessante, può indicare sia l'inizio con una fase di prova, e ci può essere uno stage, ci può essere anche proprio il vero inizio e quindi poi valutare, diciamo, in base a queste carte, essendo una stessa generica, io non posso dirvi se voi iniziate un lavoro e un periodo di prova, se poi la cosa può continuare, perché può continuare, ok, può essere positivo, perché magari si può firmare un contratto, diciamo, eccetera, però magari può non continuare per varie motivazioni, magari anche perché a voi non stanno bene alcune cose, quindi lì questo lo dovete capire voi in base alle energie sia della vostra carta sia quelle che si vedono. Effettivamente c'è una fase di blocco, quindi qualcosa potrebbe fermarsi, potrebbe arenarsi e darvi la possibilità forse di capire che o dovete riflettere attentamente su qualcosa che salta fuori, soprattutto all'inizio del mese. Può essere una proposta, può essere un nuovo progetto, può essere magari un qualcosa che state già cercando di capire se iniziare, magari un qualcosa a livello totalmente indipendente per conto vostro. Allora, a maggior ragione, queste carte consigliano prima di iniziare la fase di preparazione, di sistemare alcune cose per bene, per far sì che poi le cose siano favorevoli a vostro vantaggio. Già avere alla fine la papessa è già positivo, perché vuol dire che un qualcosa che è nato precedentemente in realtà può svilupparsi positivamente e concretizzarsi in qualcosa poi successivamente. Vi ho detto che sia proposto da altre persone o se pensate addirittura di fare un qualcosa per conto vostro. E adesso procediamo con l'ultima parte, con i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Troviamo subito Marte, che si riferisce all'Ariete e allo Scorpione, poi troviamo Sagittario e infine il Capricorno, stesso segno vostro. Marte è interessante, Marte è molto interessante, sì, non solo perché appunto parliamo di Ariete e Scorpione, ma anche per il suo significato, che potremmo essere in conflitto oppure avere a che fare con una persona molto prorompente, non dico aggressiva, però può essere anche un qualcosa di stimolante, perché l'Ariete e lo Scorpione lo sono effettivamente, quindi un'energia molto forte, delle conoscenze interessanti, un qualcosa che vi invita al coraggio, all'azione, al comprendere e capire, soprattutto che c'è bisogno di fare una scelta. L'abbiamo notato nel corso della lettura, quindi è il caso o di interrompere alcune cose o portarvi nelle condizioni di trasformarle in modo chiaro, in modo netto e pulito, e quindi di muoversi, di essere coraggiosi, di essere determinati, di concretizzare, arrivare a prendere il controllo delle proprie emozioni. Non vuol dire reprimerle, vuol dire cercare di gestirle e portarle a farvi stare bene, non a farvi stare male. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!